nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare questa splendida borsettina che state proprio intravedendo in questo momento. Ma prima di passare all'occorrente, al vero e proprio tutorial, vi invito a iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. Per realizzare questo progetto mi sono munita di questa molto particolare fettuccia animalier che ho trovato sul sito di Temu. Come sapete, precedentemente ho realizzato un unboxing tempo fa del quale non sono assolutamente rimasta soddisfatta, ma vedendo online questa fettuccia animalier non potevo esimermi dal provarla, quindi eccomi qui. Ho acquistato 3 gomitoli che sono stati sufficienti per realizzare questa borsa. Ho lavorato il progetto con l'uncinetto numero 4 e poi ho utilizzato un fondo 21x8 e 2 manici in bambù dal diametro di 13 cm. Una volta fatto questo, per andare ad irrigidire la mia borsa senza troppi traumi, ho inserito semplicemente un piccolo organizer e ho completato il tutto chiudendo la mia borsa con 2 bottoncini automatici con asola. A questo punto direi che possiamo iniziare con il tutorial. Come prima cosa dobbiamo iniziare dal fondo e vi lascio proprio qua la guida completa su come lavorare i fondi. In questo caso ho realizzato una maglia bassa in ogni foro e 3 aumenti di 2 maglie basse in ogni foro che abbraccia l'angolo. Accerchiamoci di avere un multiplo di 3, chiudiamo tutto con una maglia bassissima nella prima catenella realizzata e poi una catenella, voltiamo il lavoro e nello stesso punto con il filo sull'uncinetto lavoriamo una mezza maglia alta e una maglia alta, tutto nello stesso punto. Saltiamo 2 maglie e nella terza entriamo con una maglia bassa, una mezza maglia alta e una maglia alta, sempre tutto nello stesso punto. Saltiamo 2, entriamo nel terzo e replichiamo una maglia alta, una mezza maglia alta e una maglia alta. Continuiamo così per tutto il giro. Chiudo il giro con una maglia bassissima nell'ultima catenella e alzo il lavoro con una catenella, volto il tutto e nel primo punto dove mi trovo con il filo sull'uncinetto entro di nuovo e realizzo una mezza maglia alta, filo sull'uncinetto e una maglia alta. Questo giro dovrò realizzarlo lavorando esclusivamente sulle maglie basse, quindi in ordine di giro nel terzo punto. Salto quindi 2, entro con una maglia bassa nella maglia bassa del giro sottostante e replico la sequenza mezza maglia alta e maglia alta all'interno dello stesso punto. Salto 2, mi ritrovo alla maglia bassa sottostante e ci realizzo un'altra sequenza, maglia bassa, mezza maglia alta e maglia alta. Devo continuare per tutto il giro che chiudo con una maglia bassissima nella catenella, mi alzo, volto e replico. Nello stesso punto realizzo solo una mezza maglia alta e una maglia alta, salto 2 e intervengo sempre nelle maglie basse, realizzando questa piccola sequenza di una maglia bassa, una mezza maglia alta e una maglia alta. Allungo la mia lavorazione fino a che desidero che termini la mia borsa. E non sarei assolutamente io se non fossi già andata avanti fino a completare il mio progetto. Ma non temete, è davvero così semplice che basterà qualche frase per farvi capire come sono andata avanti. Una volta alzatami per circa 17 cm ho completato la lavorazione del corpo borsa con un giro di maglia bassa e una volta fatto questo sono andata ad applicare i miei bottoncini automatici facendo passare degli scampoli di fettuccia, ecco qua, attraverso le asoline per poi annodare e far scomparire i fili nella lavorazione. Ho voluto mettere 2 bottoncini, quindi abbiamo 2 lati occupati e anche gli altri 2 in modo da dare una chiusura uniforme alla nostra borsa. Per andare ad irrigidirla io ho semplicemente calzato un organizer senza andarlo a fermare in nessun modo per poter dare una rigidità
alla mia borsa che qualora non voleste potrete tranquillamente evitare non mettendo il vostro organizer. Io ho anche qualche tasca che mi fa molto comodo e quindi lascerò assolutamente il progetto così. Ho poi preso la fettuccia restante e ci ho avvolto semplicemente tutti i miei manici di bambù per poi fissarli con qualche punto, sempre con il filo di lavorazione, al corpo borsa principale. In questo modo sono fissi e quindi possono sostenere al 100% la mia borsa. Con 3 gomitoli mi è avanzato circa 1 metro di filato. Assolutamente perfetto l'acquisto nel mio caso di 3 gomitoli. Io ho trovato irresistibile questo filato animalier e non vedevo l'ora di testarlo. Non mi dispiace affatto il risultato che ho ottenuto e vorrei sapere appunto cosa ne pensate voi. Detto questo vi invito a iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. Vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento al prossimo tutorial.